Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre. La la, morte e eremita, ragazzi. O è la fine della solitudine o è la fine di certi schemi grazie a un periodo di introspezione. Chi lo sa, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link al video del corso di tarocchi di gennaio 2024 e trovate sempre in descrizione il link alla playlist per le previsioni del 2024. Bene, andiamo a vedere. Ok, allora partiamo subito con un imperatore, un fante di bastoni, la regina di spade, un 10 di bastoni, sei di coppe, 2 di coppe e 4 di coppe. Allora, per molte persone fa riferimento a una situazione familiare, per altre a una situazione di coppia, come questa sensazione. Partiamo da questo imperatore. Può rappresentare un padre, una figura paterna, per qualcuno invece la propria... Allora, o è come si vive il proprio divino maschile, o è l'idea che si ha di uomo, uomo o donne che siate. Può avere varie sfumature, adesso poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche questo fante di bastoni e la regina. È un po' come se fosse una famiglia, no? Per quello che vi dicevo che potrebbe riguardare qualche questione di famiglia, magari che appunto si taglia, si lascia indietro, grazie al lavoro dell'eremita. Però partiamo dall'imperatore. Con la voce non ce la faccio. Allora, andiamo a vedere l'imperatore. Imperatrice. E fante di bastoni nuovamente. Sì, ho proprio la sensazione che sia una questione di famiglia. Se non è una questione di famiglia, diciamo di origine, può riguardare una questione della vostra famiglia, quindi inerente anche dei figli. Però si parte come da un momento di progettazione, di entusiasmo per qualche cosa o per qualcuno. Andiamo a vedere questo fante di bastoni appeso e 4 di coppe. Ragazzi, il 4 di coppe ce l'avete anche qui. Qui può essere o che qualcuno, perché l'appeso è una carta che vi dice che è ora di guardare le cose da un altro punto di vista, mentre il 4 di coppe è una carta che invece parla proprio della cecità. È come se avessi bisogno di ritrovare l'entusiasmo, di ritrovare la voglia di novità, la curiosità anche un po', sia per le relazioni in generale,
se fosse qualche cosa a livello familiare, vi dico, è come se ci fosse una sorta di momento di stasi per un nuovo inizio, cioè tipo inizio non inizio, vedo futuro non vedo futuro. Andiamo a vedere la regina di spade. 10 di pentacoli e mago. Di pentacoli, scusate, di coppe. Allora, ho come l'idea che si voglia creare un qualche cosa che abbia delle basi solide. E qui con queste carte è come se si stesse cercando di valutare tutti i vari aspetti di questa situazione o di questa relazione. Il fatto che ci sia la regina di spade mi fa pensare al fatto che siate piuttosto rigidi in quello che volete. Volete probabilmente iniziare un certo tipo di realtà, però è come se, perché questo è spade, questo è coppe, è come se avessi bisogno prima di lavorare con il cuore, con il vostro spirito. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 9 di bastoni e asso di coppe. È come se qualcuno si stesse difendendo, mi viene da dire, da questo nuovo inizio, dal metterci il cuore. Probabilmente c'è bisogno di trovare questa passione per andare avanti, questa curiosità di cui parlavamo prima, ma è l'apertura di cuore, la fiducia anche un po', no? Che manca, probabilmente perché si è in questa fase di cecità nei confronti di questa situazione, questa relazione e insomma, vi state ben guardando. Il fatto che ci sia la regina di spade mi dice che avete le antenne ritte, siete in allerta. Andiamo a vedere 6 di coppe. Matto e papa al contrario. Mm. Allora, qui abbiamo due carte che parlano di bambini. Abbiamo due carte che parlano di qualcuno che ad un certo punto, diciamo che il salto qui lo fate, o sì, ok? Perché qui con questo matto qualche cosa mi dice che vi fiderete, vi affiderete a questo sogno di cui ci parla il 6 di coppe. Può anche essere qualcuno che ritorna dal passato, ragazzi, e che adesso sia separato, mentre prima magari non lo era. Ho questa sensazione perché c'è il papa al contrario. E poi abbiamo questo bellissimo 2 di coppe, andiamo a vedere. Vi dico, per molti secondo me è la fine della solitudine. Mondo e torre. Ragazzi, qui cambia in modo completo la vostra vita. Ok? Quello che prima era certo diventa incerto, o cambia, meglio detto, però avete anche il mondo. Comunque arrivate ad un risultato, al raggiungimento di un obiettivo, a un accordo, a un compromesso, a un incontro, a un fidanzamento, perché vi ricordo che il 2 di coppe è la carta per eccellenza che parla dei fidanzamenti. Resto un po' perplessa per questo 4 di coppe che adesso andiamo a vedere, però qui ragazzi c'è una profonda e veloce, vi dico, è veloce, trasformazione in modo completo o della situazione che avete vissuto fino ad adesso, è come se ci fosse uno svincolo qua, è un nuovo inizio nell'ultima settimana dell'anno, proprio la quarta settimana di dicembre, l'ultimo periodo, 7-10 giorni diciamo così. È come se ci fosse una sorta di svolta. Abbiamo una carta di conclusione, una carta di inizio, una carta di rottura di schemi, anche questa è una carta di rottura di contratti. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Andiamo a vedere cosa che ancora non vedete. Asso di bastoni
10 di spade. Vabbè, portate pazienza, quello che non vedete è questo asso di bastoni. L'iniziativa, l'azione. Vi dico, effettivamente sotto il fante di bastoni c'è l'appeso, quindi l'energia è molto lenta da parte di questa persona. Poi, se siete voi l'energia che, insomma, che rappresenta la regina di spade, vi sento, come vi dicevo, abbastanza freddi, abbastanza allerta, abbastanza rigidi nel modo di vivere la situazione. Quindi, qui invece, nell'ultima parte, sento come se ci fosse un più fluire sia di voi stessi all'interno della situazione, nel senso che vi lascerete un pochettino andare, secondo me. Vi affiderete, come vi dicevo. C'è la carta del matto, quindi è un ritrovare un po' o la fiducia in un sogno di vecchia data o in una relazione di vecchia data, perché è come se adesso le basi fossero diverse. Diciamo che voi non è che siete, non sento che la persona vi abbia, diciamo, tradito o ferito. Più che tutto è che era come se aveste messo dei paletti e adesso quei paletti la persona è disposta a seguirli, a rispettarli, ecco. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Comunque ragazzi, con queste carte vi dico che qualcuno potrebbe anche trasferirsi, eh. Allora, non abbastanza. Parla di una relazione, di essere frustrati in una relazione. Ehm, uh, parla di gelosie per quello che avete la spada in alto, le antenne ritte. Però io non sento che non vi fidiate, perché comunque il matto è a testa in su. Però sì, parla di questioni legate al proprio ego, di, diciamo, problematiche. Però anche qui fatemi vedere. Beh, sì, la sento tutto nella regina di spade. Questa sorta di rigidità, di o si fa come dico io o no, questa sorta di controllo, di voler comandare l'inizio della relazione, no? Fare un po' a modo vostro, però ecco, si tratta anche di rispettare gli altri, anche perché qui parla di autosabotaggio, quindi questo vostro modo un po' troppo rigido, e qui è il mantenere le barriere, qui è lasciare andare, quindi è proprio probabilmente per molte persone questa vostra attitudine un po' troppo rigida è un deterrente. Ok, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine, per piacere, grazie. Prosperità. Ma infatti, ragazzi, qua partiamo dall'imperatrice e dall'imperatore. Quindi si parte da un punto di vista prospero e non è una prosperità, sì, anche a livello economico, anche a livello di prosperità di idee, prosperità di opportunità, di doti, perché vi ricordo che comunque l'imperatrice è una carta che rappresenta proprio l'arte, la creatività, la capacità di creare, di gestare un'idea, un progetto o anche un bambino, qualche cosa di immateriale, di fisico. Sento che però è come se ci fosse una sorta di stand-by, di allerta qui, no? Però vedo che poi, insomma, le cose si risolvono. Se fosse una questione di tipo romantica, sento che c'è più romanticismo che passione, questo ve lo devo dire. Scrivetemelo poi nei commenti se vi risuona. Però perché ho come l'idea che, cioè, non che non ci sia passione, però che sia una passione un po', come vi posso dire, inesperta. Sia quella fiammetta, non è quella
Non è sesso tantrico per capirci, ok? Va bene. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Ci avviciniamo al Natale, quindi avrei piacere io e i due angioletti di augurarvi un buon Natale, nella speranza che possiate passarlo veramente in serenità, in famiglia, se ci sono insomma divergenze che possiate appianarle e insomma che sia un Natale caldo, ecco. Bene, io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!